insieme queste palline che a seconda del filato con le quali le realizzeremo potremo farne un uso diverso. Possono essere delle decorazioni natalizie, dei bellissimi orecchini oppure dei portachiavi. Possiamo davvero abbellire qualsiasi cosa. Possiamo anche, mettendo un moschettone, rendere più carina e più elegante la nostra borsetta. Vi lascio al video, vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella e mettetemi un like. Grazie, ciao. Per realizzarle utilizziamo un filato a nostro piacimento. Se vogliamo possiamo anche imbottirle. Tenete presente che queste non sono imbottite, eppure tengono bene la forma, ma se le vogliamo utilizzare come portachiavi è opportuno imbottirle. Queste come orecchini, per dire, vanno benissimo e tengono bene la forma e non sono morbide, quindi a noi scegliere se imbottirle o meno. Ci vogliono 2 uncinetti, possibilmente della stessa misura. Io utilizzerò questo senza manico perché vedrete ci sono dei momenti in cui ci sono molte asole sull'uncinetto, quindi senza manico risulta più comodo lavorarle. Delle forbici, ed io userò questo acrilico che ho in casa, quindi possiamo cominciare. Iniziamo formando un cappietto e realizzando 4 catenelle. Una volta fatte le 4 catenelle le chiudiamo a cerchio, la codina la mettiamo giù sotto così. Ora facciamo una catenella e la sola la alziamo un attimino di qualche millimetro, entriamo al centro delle catenelle dell'anello che abbiamo formato all'inizio e ci alziamo con l'asola all'altezza dell'asola che già abbiamo sull'uncinetto e la fermiamo con il dito. Carichiamo l'uncinetto con un'altra asola, entriamo e peschiamo il filo e tirandolo su, così la terza volta e la quarta. Ora prendiamo il filo sull'uncinetto e lo tiriamo attraverso le asole, avendo cura di tenere la testa dell'uncinetto verso il basso. Entriamo in una catenella del cerchio iniziale, peschiamo il filo e aggiustiamo la tensione, tiriamo e chiudiamo. Abbiamo creato il nostro primo punto puff. Questo è l'anello iniziale, questo è il punto di chiusura del nostro punto puff. Qui andiamo a creare un altro puff, quindi catenella, alziamo un po' l'asola, carichiamo l'uncinetto, entriamo e saliamo per 4 volte, 2, 3 e 4. Queste 4 asole non le chiudiamo adesso, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo qui nell'anello iniziale e realizziamo un altro punto puff, quindi 1, 2, 3 e 4. Tutte e 8 le chiudiamo insieme. Allunghiamo un attimo l'asola per raggiungere la catenella che è subito qui sotto al puff e entriamo con l'uncinetto, peschiamo il filo, tiriamo la tensione e chiudiamo.
siamo al nostro terzo punto puff. Ora ne dobbiamo realizzare altri 2 insieme, quindi una catenella, alziamo l'asola sulla testa dei 2 punti puff che abbiamo realizzato, peschiamo 4 volte il filato e 4 volte qui sull'anello iniziale, quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo le 8 asole insieme, di nuovo entriamo nella catenella sotto che si posiziona sotto al punto puff, peschiamo il filo, aggiustiamo la tensione e chiudiamo. Per la terza volta facciamo 2 punti puff chiusi insieme, quindi di nuovo l'asola alta, poi 1, 2, 3 e 4. Entriamo nel buchino subito accanto e facciamo un altro punto puff, quindi sono 2, 3, 4 pescate, chiudiamo le 8 asole, allunghiamo un po', raggiungiamo la catenella che è qua sotto, peschiamo il filo, lo tiriamo su aggiustando la tensione e chiudiamo. Ora ne faremo 3 di punti puff chiusi insieme, 1, 2 e 3. Dunque catenella, asola in alto, 1, 2, 3 e 4, poi 1, 2, 3 e 4 e ora qui 1, 2, 3 e 4. Sono 12 asole che andiamo a chiudere insieme. Ecco qui, abbiamo chiuso, aggiustiamo e prendiamo il filo attraversando una catenella alla base del punto puff, aggiustiamo e tiriamo la tensione per chiudere i 3 punti puff ed abbiamo ottenuto questo che è la base della nostra pallina, quindi 5 petali e 5 petali qui tutti intorno orizzontali. Quasi magicamente sono venuti 5 in una direzione e 5 in un'altra. Ora dobbiamo realizzare l'altra metà della nostra sfera. Per liberare un attimo il campo dalla codina la portiamo dall'altra parte della nostra pallina. E qui cominciamo con 2 puff chiusi insieme, quindi catenella, tiriamo su con l'asola, peschiamo 4 volte il filo, poi andiamo qui nel fiore subito accanto e peschiamo 4 volte il filo, ecco qui, poi andiamo nella catenella alla base del puff, peschiamo il filo e tiriamo su,
aggiustiamo la tensione e chiudiamo. Ora faremo 3 gruppi di 3 puff. Dunque uno qui sulla testa del puff che abbiamo appena chiuso, un altro nel fiore accanto, ed un altro nell'altro fiore che segue. Quindi chiudiamo tutto insieme. Peschiamo il filo attraverso una catenella di queste che troviamo alla base del puff, questa, entriamo, tiriamo, aggiustiamo la tensione come sempre e chiudiamo. Ora di nuovo 3 puff chiusi insieme, quindi il primo qui, l'altro accanto, e poi l'altro al fiore successivo. Non è difficile orientarsi perché basta seguire i fiori ed entrare sempre al centro dei fiori che si vanno a formare. Chiudiamo le 12 asole, entriamo qui nella catenella, peschiamo il filo, tiriamo la tensione, ecco qua. Come vedete i fiori Jasmine si vanno formando tutti intorno. Ora di nuovo un gruppo di 3, quindi 1, 2 e 3. Come al solito una catenella, alziamo l'asola e facciamo 1, 2, 3 e 4 qui, 1, 2, 3 e 4 qui e altre 4 qui. Chiudiamo tutto come al solito, peschiamo il filo come al solito, attiviamo come al solito e ora ultimo gruppo di 3. Saliamo un po', 1, 2, 3 e 4, poi accanto 1, 2, 3 e 4 e accanto ancora 1, 2, 3 e 4. Questo è l'ultimo gruppo di 3 puff da chiudere insieme e lo facciamo. Procediamo con un gruppo di 4 puff chiusi insieme, quindi il primo qui, il secondo qui accanto,
terzo accanto e l'ultimo qui nel fiore subito dopo, quindi uno, il quarto, chiedo scusa, 2, 3 e 4. Chiudiamo tutto, peschiamo come al solito il filo dalla catenella, chiudiamo. Ecco, a questo punto, se volete, potete inserire l'imbottitura. Io giusto per mostrarvela, ma non ho fatto questo fino ad ora. Entra in gioco quest'altro uncinetto, lo posizioniamo qui che fra un po' ci servirà. Ora dobbiamo chiudere 5 puff insieme, quindi questo dove ci siamo chiusi, poi 2, 3, 4 e 5 puff insieme. Ecco che ci serve l'altro uncinetto. Dunque cominciamo con la catenella e sola alta, poi 1, 2, 3 e 4. Passiamo al fiore accanto e facciamo altre 4 pescate, quindi 1, 2, 3 e 4 e da ultimo questo terzo fiore, quindi 1, 2, 3 e 4. Non potendo raggiungere con questo stesso uncinetto gli ultimi 2 fiori, lo facciamo con l'ausilio di quest'altro e dunque peschiamo il filo e saliamo 1, 2, 3 e 4. Passiamo accanto le ultime 4 pescate. Prendiamo il filo, chiudiamo queste asole e posiamo l'uncinetto di appoggio. Poi prendiamo il nostro uncinetto principale e chiudiamo tutte le altre asole insieme. Abbiamo ora di fronte la catenella che ci serve per pescare il filo e lo facciamo, tiriamo bene e chiudiamo le 2 asole, punto di sicurezza, tagliamo ed ecco magicamente pronta la nostra pallina. Nascondiamo la codina che abbiamo lasciato fuori perché non ci desse impiccio. Ecco, ed è pronta la nostra pallina. Possiamo usare anche un filato glitterato e possiamo renderle decorative per il nostro per i nostri addobbi natalizi, per il nostro albero di Natale. Sono davvero carine. Io qui le ho fatte in tutti i colori, possiamo davvero farne l'uso che più preferiamo.
spero che vi siano piaciute. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per avere sempre gli aggiornamenti sui miei prossimi video. Grazie.